sfatiamo questo mito. Tutti pensano che se hai un cane malato a casa, il pappatagio morde il cane, poi morde te, oppure morde un altro cane e anche l'altro cane si infetta. Ma questa è proprio la disinformazione che noi stiamo combattendo. Perché? Perché se tu hai un cane malato a casa, non è che il pappatagio funge da siringa infetta, punge il cane malato e immediatamente punge il cane sano e il cane sano si ammala, o punge te e tu diventi infetto. Perché questo? Perché il pappatagio non riesce a prelevare la leishmania dal cane malato. Perché succede questo? Perché il pappatagio dà dei morsi sulla pelle e si infetta ingerendo piccole particelle di sangue, realmente dei globuli bianchi, che contengono il parassita. Ma ci sono due ma. Il primo ma è che nel cane, nella pelle del cane, la leishmania c'è rarissimamente, praticamente non c'è mai, tanto è vero che non esistono test per diagnosticare la malattia della pelle. Due, non è presente neanche nel sangue, è presente negli organi interni, ma il pappatagio non si nutre degli organi interni. Quindi il cane per la maggior parte delle volte è un imbuto a senso unico. Il parassita entra quando lui viene punto da un pappatagio infetto, ma dal cane non esce. Quali sono invece gli animali veri serbatoi? Sono gli animali naturalmente infetti, quelli che mantengono l'infezione sul territorio. Quali sono? Di norma i lagomorfi, cioè quelli appartenenti, per capirci, ai coniglietti, i topi, i roditori, tutti gli animali che vivono in tana. Uno studio in Spagna abbastanza recente, dopo il 2020, ha dimostrato che nel coniglio la pelle delle orecchie mantiene grandi quantità di leishmania e di parassiti. Siccome la pelle delle orecchie è quella dove il pappatagio morde di più, è più facile che il pappatagio mordendo il coniglio si riesca a infettare, e poi in quel caso lì, se disgraziatamente morde un bambino, morde noi, morde il nostro cane, ci infetta. Ora, anche il problema quando il pappatagio si infetta e come si infetta. Il pappatagio ha un doppio organo masticatore, si dice, realmente non è vero, non è che ha un pungiglione e una bocca. Il pappatagio si può nutrire simultaneamente di sostanze zuccherine delle piante, si dice mellifago, e di sangue. Ma come fa la scelta? Perché una volta si nutre di sangue e una volta si nutre di sostanze zuccherine? Quando il pappatagio non deve deporre le uova, si nutre delle sostanze zuccherine delle piante. Parliamo della femmina che depone le uova. Quando arriva il momento dell'ovodeposizione, che avviene una volta al mese, allora in quel caso lì cerca una preda a sangue freddo, a sangue caldo, ma da cui può prelevare il sangue, perché se riesce a mordere un animale che ha il sangue, nutrirsi di sangue, produce più uova e le uova saranno anche più fertili. Ma questa fase dura molto poco, perché una volta che deve deporre le uova, una volta che le ha deposte, torna a essere mellifaga. Ma anche se si nutrisse da un coniglio infetto, il pappatagio non è subito infettivo, perché deve sviluppare lui la leishmania. La leishmania per il pappatagio è un parassita intestinale, quindi la deve ingerire, deve arrivare nell'intestino, deve colonizzare l'intestino del pappatagio e poi deve risalire in bocca per poter poi infettare altri animali. E questa cosa statisticamente diventa significativa al terzo pasto. Quindi il pappatagio nasce, ci mette un mese per essere fertile e deporre le uova, quindi il primo pasto lo fa dopo un mese. Depone le uova, ci vorrà il secondo mese, ci vorrà il terzo mese, al quarto sarà altamente infettivo. Ecco perché non è così semplice che un cane malato viene morso da un pappatagio, si infetti e immediatamente morde il secondo cane e lo infetta, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Vista la prevalenza di leishmania che ci sono in determinate aree, Sicilia, Sardegna, Calabria, Portogallo, Spagna, se fosse così facile la trasmissione da cane a uomo, da cane a bambini, considerando che abbiamo 20 milioni di cani infetti, avremmo 20 milioni di proprietari malati. Non ci sono. In Italia i censiti leishmania positivo umani sono circa 100 persone, contro solo il centro studi che ne curerà lo 0,5%, abbiamo circa 1000 animali al mese che curiamo noi, contro 100 esseri umani infettati, e gli infetti reali in Italia sono più di 1 milione come cani. Vuoi maggiori informazioni sulla leishmaniosi, oppure hai paura che il tuo cane possa essere infetto, oppure vuoi consigli sulla prevenzione? Scrivimi in privato oppure cercami sui miei canali social, saprò come aiutarti.